Benvenuti a tutti sul mio canale. Allora, oggi vi farò vedere questo lavoro, la borsa iris. Come potete vedere l'ho fatta in due colori. Nel video vi farò vedere il colore nocciola e burro. Allora, le sequenze sono un po' diverse. Per quanto riguarda la borsa lilla e bianca, ho eseguito 5 righe per ogni colore, quindi 5 righe lilla, 5 righe bianche, 5 lilla, 5 bianche e infine ho eseguito 3 righe di punto con nocciolina. Mentre per quella nocciola e burro ho eseguito 5 col colore scuro e 4 con il colore chiaro burro. Ad una vedete ho messo un cuoricino, all'altra insomma ho comprato una decorazione marina. E ho eseguito i manici, come potete vedere, con il cordino stesso, però l'attaccatura è stata diversa, è stata simmetrica per quanto riguarda questa, e invece per quanto riguarda questa li ho cuciti, vedete, all'interno, che adesso che andrò a foderare la borsa ovviamente poi non si vedrà. È stato un lavoro abbastanza semplice, vi dirò, però con il cordino Swan, come potete vedere, la borsa tiene su senza il termo indurente. Ci saranno diversi kit disponibili, non occorre molto cordino, circa la metà per ogni colore. E come vi dicevo, scusate, o suona il cellulare o il citofono, insomma, ogni volta che uno fa una ripresa. Allora, come vi dicevo, occorreranno circa 250 grammi di un colore e circa 200 dell'altro. Nel kit ovviamente verranno dati mezzo chilo di un colore e mezzo chilo dell'altro, quindi 500 e 500 grammi. I kit saranno di vario colore e li trovate sul sito web in esposizione, insomma. E in più sarà possibile anche ordinare tramite WhatsApp, quindi nel box informazioni vi metto il link per i manici, il link per ordinare i kit, dove poi potete vedere i vari colori. Detto questo, passiamo al tutorial. Allora, per il nostro tutorial ci occorrerà un fondo 30x10, un uncinetto numero 3, del cordino beige e del cordino Swan colore burro, ok? Quindi un colore che andrà in contrasto. Ovviamente la scelta del colore è soggettiva. Io, come già penso di avervi detto nell'anteprima, vi procurerò dei kit anche con colori un po' più forti, quindi insomma siete voi che andate a decidere poi insomma il contrasto di colori. Io vi farò gli abbinamenti e voi andate a decidere. Detto questo, una volta che abbiamo seguito il tutorial che vi ho fatto insomma in questi giorni, noi ci troviamo in questa maniera qui. Quindi abbiamo infilato il nostro fondo e abbiamo fatto un giro di maglia bassa. Adesso io sto praticamente, dopo che ho seguito quel tutorial, in questa maniera qui, ok? Che cosa faccio? Adesso devo iniziare il mio punto con nocciolina e semplicemente farò in questa maniera qui una catenella, scusate, lo ripeto perché non si era visto, eccoci qua. Quindi ripeto, una catenella dove vado a mettere un segnapunti. Ecco, prendo, vedete, proprio sopra dove vedete la catenella io metto il mio segnapunti. Ok, guardate, metto il mio segnapunti e lo chiudo. Adesso devo andare a girare il lavoro e fare in questa maniera qui, giro il mio lavoro e vado a lavorare, vedete, sul rovescio, quindi significa che questo è l'interno della borsa, io ho girato il mio lavoro. E come proseguo? Allora, qui è dove vedete abbiamo messo il nostro segnapunti, ok? Quindi qui non dovete lavorare. Entro nel prossimo e lavoro una maglia bassissima, filo sull'uncinetto e nel prossimo lavoro una maglia mezza alta, entro nel prossimo e lavoro una maglia bassissima,
Nel prossimo lavoro una maglia mezza alta. Nel prossimo lavoro una maglia bassissima. E nel prossimo una maglia mezza alta. Quindi io devo andare a proseguire in questa maniera qui per tutto il giro. Quindi qui ho la mia mezza maglia alta, nel prossimo una maglia bassissima, filo sull'uncinetto e nel prossimo una mezza maglia alta, nel prossimo una maglia bassissima e ancora nel prossimo una mezza maglia alta. Quindi alterneremo una maglia mezza alta e una maglia bassissima, iniziando sempre con una maglia bassissima, ok? Quindi proseguiamo fino ad arrivare da quest'altro lato. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto che dobbiamo lavorare. Io ho lavorato la mia mezza maglia alta, entro in questo e lavoro la mia maglia bassissima, ok? Quindi inizio e termino con una maglia bassissima. Adesso come procedo? Dove vedete il mio segno, io non farò altro che togliere e vado a chiudermi qui, perché a questo punto entro, vedete, chiudo a maglia bassissima, una catenella, rimetto il mio segnapunti sulla catenella che ho appena fatto e rigiro il mio lavoro, perché adesso dovrò entrare all'interno, vedete, dei punti a maglia bassa in coste, così si formerà il mio punto eco-nocciolina. Quindi vedete, io mi trovo qui, quindi questo punto qua è lavorato, ok? Dove ho fatto, vi voglio far vedere bene. Se voi vi trovate qua significa che questo non lo dovete lavorare, ma dovete lavorare questo subito dopo, vedete qui. Quindi prendo, entro all'interno e lavoro la mia prima maglia bassa in coste, entro all'interno e lavoro la mia seconda maglia bassa e vado a lavorare la sequenza di maglie basse proprio come si presentano, ok? Vedete? Ecco che si forma il mio punto eco-nocciolina. Quindi andate a lavorare delle maglie basse in ogni punto a coste fino ad arrivare qui dove ci chiudiamo insieme. Arriviamo quindi, vedete, alla fine del giro e questo non lo lavoriamo, vedete, quindi fate attenzione a non confondervi perché questo fa parte del punto già lavorato dove c'è la catenella, ok? Quindi abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa, tolgo il mio segno dove ho fatto la catenella e dentro, vedete, in questa maniera qui e chiudo a maglia bassissima. Di nuovo una catenella, rimetto. Questa è una cosa che dovete fare sempre perché se vi confondete vedete che poi la borsa fa delle archerà, farà insomma una punta più larga, una più stretta, insomma vedete che c'è proprio un difetto. Quindi fatto questo rigiriamo di nuovo il nostro lavoro, quindi io mi trovo, vedete, qui, quindi non entro qui ma nel prossimo e inizio subito con una maglia bassissima, filo sull'uncinetto e nel prossimo lavoro una maglia mezza alta. Quindi inizio da capo la sequenza, nel prossimo una maglia bassissima, filo sull'uncinetto, nel prossimo una mezza maglia alta, nel prossimo una maglia bassissima, nel prossimo una maglia mezza alta. Quindi andiamo a rifare praticamente la stessa sequenza che abbiamo fatto per il primo giro e lo completiamo fino ad arrivare qui. Quindi una volta che abbiamo, vedete, completato il giro, togliamo il nostro segnapunti e di nuovo entriamo all'interno e lavoriamo una maglia bassissima, ok? Di nuovo una catenella, rimettiamo il marcapunti sulla catenella
e rigiriamo il nostro lavoro. Ok? Adesso non facciamo altro che ripetere il nostro punto basso in coste, quindi entriamo, vedete, non dove abbiamo, ovviamente vedete qui è lavorato, entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa, entriamo in quello dopo e lavoriamo una maglia bassa. Allora faremo questo ovviamente per tutto il giro fino a chiuderci sul punto, sulla catenella che abbiamo lavorato. Allora in totale dobbiamo realizzare 1, 2, questo è il secondo giro, realizzeremo 4 giri in questa maniera qui, quindi 4 sequenze, quindi andate a lavorare con il colore beige le 4 sequenze e poi ci rivediamo. Allora arrivati a questo punto vedete noi abbiamo lavorato 1, 2, 3 e 4 giri di punto eco nocciolina, comprese vedete della maglia bassa in coste che va a completare il nostro rigo. A questo punto che cosa facciamo? Vedete io ho fatto la mia catenella, ho chiuso il giro, ho fatto la mia catenella, rigiro di nuovo il mio lavoro, quindi in questa faccio così perché per farvi vedere meglio, e vado a fare una sequenza di punto eco nocciolina, quindi entro vedete nel punto subito dopo qui e lavoro una maglia bassissima, filo sull'uncinetto, lavoro una maglia mezza alta, una maglia bassissima e così via, quindi continuo la mia sequenza alternando maglia mezza alta e maglia bassissima fino alla fine del giro e poi dopo andiamo a cambiare il colore. Allora a questo punto io ho completato vedete il mio giro, ovviamente mi devo mettere così per farvi vedere e dobbiamo andare a chiudere. Allora vi faccio vedere, io ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5 vedete punti eco nocciolina, l'unica cosa che adesso devo andare a lavorare l'ultima sequenza, sarebbe le maglie basse in coste, però arrivata praticamente alla quinta riga vado a cambiare il colore per quanto riguarda il giro di punti bassi a coste, perché altrimenti poi si vede. Allora arrivati a questo punto vedete io devo chiudere, quindi come faccio? Giro la borsa per farvi vedere, io mi trovo così, taglio il mio filo, lo sfilo così vedete, tolgo e faccio così, entro così dove avevo prima il mio, tiro il filo e faccio in questa maniera qui ed ecco qui. Adesso ritorno come stavo prima ed ecco qui. Ok, allora vediamo ragazzi, sì, eccolo qua. Allora scusate, ho chiuso dal verso sbagliato. Allora noi ci troviamo in questa maniera qui, quindi scusatemi, prendo il filo qua, lo tiro di qua perché ho chiuso al contrario, perdonatemi, faccio così vedete da fuori ed entro qua ed ecco che ho chiuso il mio punto. Entro così e chiudo la mia maglia, ecco qua, avevo chiuso al contrario, scusatemi. Ok, adesso una volta che abbiamo fatto questo, dopo andiamo a nasconderci il filo. Adesso dobbiamo praticamente andare a fare delle maglie basse in ogni punto basso, quindi entriamo in un punto, io entro qui, prendo il mio nuovo colore, una catenella ed entro praticamente in ogni punto a maglia bassa in coste, ok, così, in questa maniera qui vedete abbiamo cambiato il colore, quindi andate a lavorare un giro di maglie basse in coste. Allora una volta vedete che siamo arrivati dove abbiamo la catenella iniziale, entriamo in questa catenella in questa maniera qui e chiudiamo maglia bassissima,
ed ecco qui che abbiamo completato praticamente il giro di maglie basse incoste. Adesso come dobbiamo proseguire? Dobbiamo andare a lavorare. Allora noi per il colore beige abbiamo lavorato 1 2 3 4 e 5 e al quinto rigo il giro di maglie basse incoste l'abbiamo fatto col colore beige. Adesso invece andiamo a lavorare 4 righe di maglie eco nocciolina, quindi di punti eco nocciolina, 4 righe, però al quarto rigo faremo praticamente il giro di maglie basse incoste col colore beige. Quindi andate a proseguire adesso, quindi una catenella, mettiamo il nostro marcapunti sulla catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare, iniziare la sequenza una maglia bassissima, una mezza maglia alta, una maglia bassissima, una maglia mezza alta. Poi una volta che arriviamo chiudiamo il nostro giro sulla catenella, maglia bassissima, iniziamo da capo con una catenella e giriamo di nuovo il lavoro, una maglia bassa incoste. Quindi questa sequenza la faremo per 4 righe, ricordando che al quarto rigo dove lavoriamo la sequenza di una maglia mezza alta e di una maglia bassissima, poi dobbiamo andare a cambiare il colore, quindi andate a lavorare le 4 righe col colore burro e poi ci incontriamo insieme. Allora, vedete, una volta che ho lavorato la mia sequenza con il colore burro, quindi 1 2 3 e 4 righe di eco nocciolina, vedete, io l'ultima la devo andare a fare con il colore beige, quindi farò 5 righe con il beige e farò sempre 4 righe con il burro, tenendo conto che l'ultima riga, quindi sia del beige che del burro che vado a lavorare, la terminerò sempre col punto basso e nocciolina nel colore che praticamente dovrò cambiare. Ok, adesso dobbiamo proseguire lavorando in totale 5 strisce, significa che lavorerò una striscia beige, una striscia blu, una striscia beige, una striscia blu e una striscia beige. Quindi finirò con 5 righe di beige. Quindi alterneremo 5 righe con nocciolina beige scuro, 4 righe con nocciolina burro, 5 beige, 4 burro e 5 beige. Ok? E io già vi ho fatto vedere la sequenza nell'anteprima, quindi dovrebbe essere facile. Quindi adesso io mi vado a legare con il beige scuro, completo il mio giro di maglie basse in costa sul punto, vedete, con nocciolina che ho già lavorato, e proseguo lavorando le mie 5 righe, dopo le 4 e poi le 5, e dopo andiamo a chiudere la borsa insieme. Allora ragazzi, come potete vedere io ho terminato la mia sequenza, quindi 5 righe di color nocciola, 4 righe burro, 5 beige nocciola, 4 burro e 5 color nocciola o beige, insomma vedete voi. La differenza sarà che quando vado a completare le ultime 5 righe di color beige o nocciola, l'ultimo rigo ovviamente a maglia bassa in costa sarà dello stesso colore, mentre per le altre righe abbiamo cambiato ovviamente il colore facendo per l'ultima sequenza, vedete qui abbiamo fatto il punto con nocciolina e poi abbiamo fatto un giro di maglie basse in costa burro. La stessa cosa abbiamo fatto qua. Quando abbiamo fatto l'ultimo giro di nocciolina abbiamo fatto il giro a maglie basse in coste color nocciola. Ok, adesso arrivati a questo punto, quindi noi siamo così che dobbiamo chiudere il nostro giro, quindi togliamo il marcapunti e andiamo a chiudere dove io avevo il mio segno a maglia bassissima. Quindi ho chiuso a maglia bassissima. Adesso senza nessun segno, quindi questo sarà il punto dove dobbiamo finire il nostro giro, vedete ho messo un segnino, io entro nella maglia subito dopo, vedete, prendendo una sola asola e realizzo una maglia bassissima, entro nel prossimo, prendo il mio filo e realizzo un'altra maglia bassissima, entro nel prossimo, prendo il mio filo e realizzo un'altra maglia bassissima e andrò a fare questo per tutto il giro fino ad arrivare qui dove chiaramente andrò a chiudere il mio giro. Quindi arrivo, vedete, nell'ultimo punto, taglio il mio filo e vado a lavorare, vedete, l'ultimo punto utile
dove ho il mio segnapunti, quindi lavoro la mia ultima maglia bassa, tiro il mio filo e vado a realizzare il mio punto di chiusura. Allora tenete presente che io sono qui, quindi salto questo e chiudo qui, ok? Chiudo in questa maniera qui, entro così e chiudo così, ok? Così abbiamo realizzato la nostra catenella senza lo scalino. Andiamo a nascondere ovviamente il nostro filo. Allora ragazzi, una volta che abbiamo terminato, vedete, quindi la borsa, abbiamo chiuso il punto, abbiamo chiuso i fili, andiamo a crearci dei manici. Io per i manici vi metto il link. Allora, per un manico del genere che non è molto lungo, io ho messo su 100 catenelle. Per un manico più lungo andate a mettere su 120 catenelle circa, ok? Allora io ho pensato di andare a mettere il manico in maniera, vedete, asimmetrica. Significa che questo lato qua coprirò, vedete, le 5 righe, e qua invece ne coprirò 2,5 circa, insomma così, ok? Con ago, vedete, vado praticamente a cucirmi. Una volta che ho preso la distanza, io ho distanziato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dall'ottavo punto in poi inizio a cucire, e uguale farò dall'altro lato. Quindi vedete, io già ho il mio filo inserito, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fisso così e vado a cucire con l'ago adatto ovviamente, ok? Guardate, e vado tutto intorno a cucire così, entro ed esco, perché il nostro manico dovrà essere fissato veramente bene. Vedete, molto facile, ok? Quindi facciamo così sia di qua che di là. Quindi una volta vedete che abbiamo terminato la nostra borsa, quindi abbiamo cucito il nostro manico, non ci resta che andare, vedete, a cucire altro. Questo sistema, vedete, che poi vi faccio vedere nel video, servirà a non far slabrare il manico fatto di cordino. Io adesso non so come andrò a decorare, se lo farò con questa stella marina, non lo so, con un fiore, io non ho proprio idea, vi dico la verità. Oppure magari 3 bottoncini per far notare ovviamente l'attaccatura simmetrica, oppure lascerò proprio in maniera semplice così, ancora non so come vado a decorare. Quindi andiamo anche ovviamente a posizionare l'altro manico e niente, una volta che abbiamo fatto questo non ci resta che foderare la borsa e mettere la nostra calamita di chiusura. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto e niente, vi saluto e al prossimo tutorial.